dopo innumerevoli volte che sbatti la testa, trovi la quadra, cresci, impari. Ho appunto fondato Riven. I primi lanci sono nati proprio mentre facevo gli esami ancora. Cioè io mi sento di essere comunque la stessa persona che sognava di fare quello che sto facendo. Non esiste un business, a meno che non lo erediti, che non abbia la creatività. Kanye è stato molto importante in passato. A me mi ha svoltato, cioè quello secondo me è stato proprio il momento che mi ha fatto entrare così forte dentro lo streetwear. Dove produci secondo me conta zero. Se tu fai una felpa o una maglietta, non farlo, fermati. Quel qualcosa è arrivato all'improvviso, ti giuro, mi è venuto in mente lì. Benvenuti all'Oma Lounge Podcast. Io sono Filippo di 035 e oggi l'ospite è d'eccezione. Qui con noi Tom, ti do il benvenuto e prima di cominciare ti chiedo, la tua bevanda preferita noi la conosciamo già, per questo ci siamo adoperati, quindi entriamo a consegnargliela. Grazie. Grazie mille, bro. Direi che possiamo cominciare con questa intervista. Tom, dall'esterno sei una delle figure più carismatiche del mondo della moda indipendente italiana. Prima sei uno dei maggiori reseller di Vlone, poi inizi l'università e in contemporanea fondi il tuo brand Riven. Ora, con decine di drop alle spalle, sei riconosciuto come un top player nel settore. Ma chi è davvero Tommaso? Chi è il vero te? Allora, sono Tommaso, appunto, ho 26 anni e dal 2020, Ok. anche se in realtà considero la fondazione del 2019, ho appunto fondato Riven, che da 4 anni, dal 2020, continua a fare release, diciamo, molto periodiche, quindi ogni mese almeno è sempre stato. Però prima di questo, il mio background è stato appunto, io sono laureato, mi sono laureato in economia e commercio, ma come giustamente dicevi, Riven è nata mentre io mi stavo laureando. Ok. Cioè che i primi lanci sono nati proprio mentre facevo gli esami ancora, ma il primo lancio importante, che è quello dei 20 Pockets, i primi, è avvenuto proprio quando io mi stavo laureando, quindi la tesi era consegnata, eccetera. contemporanea. In contemporanea proprio. Ed è stata una fortuna in realtà, perché quello è stato il primo drop, possiamo dire, di successo da un certo punto di vista, Ok. che ha permesso a me stesso e anche ai miei genitori di convincerci che questa era una strada che quantomeno andava provata, perché quello che avrei dovuto fare era una scuola magistrale, perché come sappiamo in Italia è richiesto, è un must, È un diciamo, no? must, sì. Dopo un percorso di 3 anni in triennale, sono laureato in triennale. E quella, diciamo, è stata la mia fortuna, perché, tra virgolette, è successa proprio automaticamente, mi ha permesso di neanche iniziare il percorso delle magistrali, eccetera. Ma prima di quello, prima del percorso universitario, il sogno, diciamo che c'è sempre stato. Io le prime magliette le ho stampate in seconda liceo, serigrafiche su Gildan, quindi proprio siamo classici. Ok. E tra l'altro nella stessa stamperia dove adesso stampo. Quindi, cioè, è assurdo perché ho fatto un giro, ne abbiamo girate tantissime e poi siamo tornati da quelli. Perché quella stamperia passava da terzi. Quindi io praticamente mi ero rivolto a un'altra persona che stampava in quella stamperia. È stato comico perché quando ci sono tornato io ho ritrovato il mio telaio della mia prima stampa. Sì, sì, no, è incredibile. Però gira e rigira finisci lì. Però appunto il sogno c'è sempre stato, cioè non è una cosa nata per caso. Io appunto dalla seconda liceo ho iniziato a stampare magliette, che è la prima cosa che riesci a fare con i tuoi pochi soldi, perché a livello di investimento basta davvero poco. E dopo innumerevoli volte che sbatti la testa, trovi la quadra, cresci, impari, eccetera. E questo è. Più di preciso, c'è una risposta alla tua domanda, per concluderla, rispetto alla storia, adesso te l'ho fatta breve, cioè io mi sento di essere comunque la stessa persona che sognava di fare quello che sto facendo.
E quindi secondo me quello è quello che mi riesce a motivare così tanto. Cioè che nonostante io abbia fatto questo che sappiamo, no? Che non è ancora niente, eccetera, però è un qualcosa, cioè a livello mentale io mi sento sempre all'inizio, mi Ok. sento sempre quella stessa felicità di fare le cose, le stesse preoccupazioni, ma anche la stessa energia e voglia, eccetera. Quindi la passione che c'è dall'inizio è la stessa che ti motiva ancora oggi. Sì, assolutamente. Abbiamo parlato delle prime magliette che stampavi. Si trattava di roba molto amatoriale oppure erano dei progetti che avevano poi l'obiettivo di crescere e che non sono andati come dovevano andare? No, era una cosa totalmente amatoriale, cioè tu devi pensare che all'epoca non avevo un minimo di conoscenza, cioè letteralmente il disegno l'avevo fatto su PixArt. Ah, proprio Sì, alla sì, sì, base, la sì, base. perché non ne avevo, io non ho capacità a livello computer grafiche, cioè so disegnare a mano Mm. sull'iPad, eccetera, ma poi ho tutti varie figure e miei grafici che mi aiutano a tirar fuori quella che è l'idea. Ehm, Però il primo design è nato su PixArt da forme geometriche, perché con le forme geometriche riesci a creare, era un elmo spartano, quindi questo era. Però all'inizio hai voglia di creare qualcosa, però quando sei così piccolo e soprattutto non hai conoscenze perché non avevo fatto una scuola, mh, diciamo che il sogno si limita un po' Ok. perché non hai le capacità. Quello che voglio chiederti è cosa ti ha spinto a continuare, a riprovare fin quando qualcosa è andato effettivamente in porto? Forse la passione di cui parlavi prima? Sì, cioè più che altro è proprio il fatto che io l'ho sempre sentito dentro, Mm, ok? Quindi cioè per me non c'era la possibilità di non riuscirci. ok. Andando avanti con gli anni, entrando sempre di più in questo mondo, appassionandomi, cioè io l'ho sempre sentito più mio, cioè io mi sentivo proprio parte integrante, cioè io sapevo che potevo dire la mia e in un modo o nell'altro ci sarei riuscito. Quando ho fatto i vari progetti, che poi bene o male sono due, ok? Che non sono andati in porto, poi in realtà non sono andati male, perché se vado a vedere i numeri hanno venduto anche tanto per essere all'inizio, perché avevo comunque un bel giro di amici, ero riuscito a creare una specie di schema piramidale per vendere le magliette che aveva funzionato. Però è chiaro che hai bisogno di davvero un certo tipo di risposta per poi continuare, cioè non bastano quel centinaio di amici, ok? Tu hai bisogno già di un certo impatto, però io sapevo che prima o poi sarebbe arrivato, cioè io dovevo continuare a crescere a livello personale, di conoscenza, ma sapevo dentro di me che mi mancava qualcosa e quel qualcosa è arrivato nel 2018, Ok. quando all'improvviso, ti giuro, mi è venuto in mente il nome Riven, perché io sapevo che mi mancava solo quello. E quando mi è venuto è stato davvero, te lo giuro, un lampo. Nel 2018 io ce l'ho sul telefono quando avevo disegnato il logo, eccetera, che è stato poi in simultanea, cioè è venuto il nome e poi mi è venuto il logo. E quando ho tirato fuori il nome ho detto Riven, ok, cioè io sapevo che quello era, cioè proprio l'ho saputo, da quel momento ho detto ok, devo. E da lì all'epoca ho passato tanti mesi in un laboratorio a fare molte stampe, a giocare con le cuciture di alcuni prodotti, eccetera. E, e poi con i soldi, come dicevi, da Vilon, no? Mm? Una bella parte di quello che avevo guadagnato, stavo guadagnando, l'ho investita nella prima produzione importante, che sono i Light in Denim, Ok. che a livello di numero erano abbastanza importanti comunque, perché devi produrre un minimo. All'epoca soprattutto, cioè non c'erano i minimi di 50 pezzi. Con quanto può iniziare secondo te un brand oggi? Allora, oggi è molto diverso, è cambiato Ok. tutto, perché se tu sai muoverti un minimo, davvero 50 pezzi te li fanno ovunque, in Mm. Cina, eccetera, anche in Italia in realtà, poi è chiaro, non devi andare a prendere un prodotto troppo complicato, però le 50 felpe volendo te le fa chiunque, col tuo cartamodello, eccetera. Però all'epoca era molto più difficile.
Io li avevo fatti in Pakistan perché tramite un giro di amici, cioè nel 2020, nel 2019 era davvero un settore molto chiuso, cioè era difficilissimo produrre qualcosa, difficilissimo, perché prima del Covid le aziende non avevano ancora avuto quel ridimensionamento e quindi le aziende erano abituate a produrre migliaia, se non centinaia e centinaia di pezzi per la qualunque, ok? E trovare qualcuno che ti facesse questa mini produzione o eri amico del proprietario e quindi riuscivi in un certo modo o davvero era difficile anche all'estero, anche perché è chiaro dovevi magari andare a parlare con la Cina, però poi ci sono i costi di trasporto, i dazi, l'importazione, era difficile, ecco, era difficile. Mi hai parlato di come è nato Riven, Mhm. cioè la scintilla, il nome. Ci sono state altre 3 esperienze che ti hanno convinto a fondare Riven? E allora, sì, cioè ci sono tre più che esperienze, ti direi punti chiave Ok. nella mia vita. E allora, innanzitutto la prima è quando mi rompo il crociato. Mm, Io in terza liceo mi rompo il crociato, io giocavo a basket, non che fossi così tanto forte, però giocavo a basket, mi sono sempre tenuto molto attivo a livello di sport e quindi facevo 3 allenamenti a settimana più partita, mi teneva molto occupato perché poi studiavo a scuola, sono andato discretamente sempre abbastanza bene e quindi non avevo molto tempo libero, diciamo, il mio tempo libero era quello. E quando mi rompo il crociato, all'inizio della disperazione, no? Poi ho dovuto occupare i pomeriggi, perché tu vai in palestra, ok, a fare riabilitazione, però poi hai tantissimo tempo libero, weekend, eccetera. E quando mi rompo il crociato, io, che già mi piaceva, inizio davvero a scoprire Kanye, la figura di Kanye. ok. Lo racconto sempre, ma io ho passato quei mesi a vedermi tutti i video, tutte le interviste di Kanye più e più e più e più e più volte e quello secondo me è stato proprio il momento che mi ha fatto entrare così forte dentro lo streetwear e io avevo iniziato a stampare magliette prima di quel momento perché avevo iniziato in seconda liceo, quindi cioè, già il desiderio c'era, Mm, però mi piacevano le Jordan perché giocavo a basket e quindi lo sneaker game stiamo parlando degli anni in quando c'era Nike Basketball che andava fortissimo, cioè a me piacevano le LeBron, eccetera, che le ho riprese tipo quelle che uno dei miei grail erano le 9 Galaxy ok. e le ho riprese adesso che hanno fatto la release. Ehm, però proprio dentro lo streetwear mi ha fatto entrare lui in terza liceo, cioè mi ha fatto proprio appassionare così tanto. Questo è stato il primo momento, quindi quello del crociato. Eh, Gli altri punti chiave sono sicuramente il Covid, quello è stato proprio la manna dal cielo per me, cioè è brutto da dire, chiaramente rispetto a chiunque ne abbia sofferto, ma quei mesi che per me sono stati proprio uno stacco, perché almeno per quanto riguarda il mio corso in Bocconi, sono stati davvero fermi tanto, anche con le lezioni online, eccetera, e quindi ho avuto tantissimo tempo libero. E io quel tempo libero, già da prima, io appena prima che iniziasse la quarantena avevo fatto la prima release di Denim, ma avevo in programma di fare tutti poi i vari tie shorts, che sono le release estive del 2020. E quei mesi lì io ho lavorato tantissimo, perché in quei mesi ho tirato fuori i 20 Pockets, Mm. Feeling Goody, Astro Puffer, i tie shorts, cioè io ho lavorato tantissimo, abbiamo lavorato all'epoca, facciamo quei giochini lì dei Pokémon, eccetera, quelle robe lì. Pokémon Go. No, no, praticamente c'era questa applicazione che aveva un ragazzo con cui collaboravo, che ti permetteva di creare dei livelli Pokémon a tua, cioè come volevi tu. E Ok. io praticamente per rilasciare i prodotti facevo completare questo gioco e ti dava poi tipo una password per accedere al sito. Ah, Era una roba assurdo. del genere. Sì, sì, perché chiaramente avevamo un casino di tempo. I drop erano molto distanziati. La pubblicità che facevamo era ridicola perché, cioè, mettevo 3 foto e questo era. E quindi ci inventavamo queste robe qua che erano molto fighe perché le facevano in pochi. Probabilmente in pochi se le ricordano.
però erano tutte nate in quel momento lì, che avevamo tantissimo tempo. Quindi quello è stato il secondo, Il secondo. diciamo. E l'ultimo è stata proprio la release dei 20 Pockets del 2020, perché è stato davvero un risultato incredibile per l'epoca e quello ha convinto me e soprattutto mio padre a dirmi ok, non ti sto più addosso, vediamo cosa può uscire. E io sempre li ringrazio, loro mi sono sempre vicini. Ok, quindi ti E supportano ancora sì, oggi. sì, i miei genitori lavorano con me e questa è una delle cose che mi fa più, mi rende più orgoglioso, Mm. diciamo. È una cosa che mi piace tantissimo, nonostante poi sia difficile non litigare a volte, però eh, per me è molto bello, cioè è una cosa di cui davvero vado molto fiero, il fatto che lavoriamo tutti a questo progetto e ci crediamo. C'è una canzone di Drake che dice Keep your family close. Sì. Mm. E invece, sempre tema musica, ci spostiamo perché Pharrell qualche anno fa ha detto che la creatività senza business è un cane che si morde la coda. Il business senza creatività è una perdita di tempo. Tu hai seguito un percorso diverso di studi da quello creativo, diciamo. Col senno di poi, è meglio seguire un percorso di studi incentrato sulla creatività o puntare sulla via imprenditoriale come hai fatto tu? Allora, dipende molto da quello che uno sogna, comunque, Ok. perché non tutti abbiamo gli stessi obiettivi. C'è chi può ambire ad avere una Lamborghini in garage e chi a vivere una vita magari umile, però essendo libero mentalmente, no? E per quanto sia bella la frase di Farrell, non sono troppo d'accordo, perché secondo me un imprenditore è creativo a prescindere. Cioè fare soldi, secondo me, devi essere creativo, perché per generare un profitto vuol dire che tu vai a trovare un qualsiasi tipo di nicchia che ti permette di creare denaro, ok? E quindi già in quel momento tu devi essere un creativo, perché non esiste un business, a meno che non lo erediti, ok? Dal nulla e che non abbia la creatività. Ma quello non vuol dire nell'ambito proprio disegnare, arte, vestiti, cioè non sto dicendo quello, però per me anche fare soldi è un'arte in un certo senso, quindi un imprenditore per me è artista a suo modo. È chiaro che se la domanda è volta a creare un brand, è mille volte meglio essere un imprenditore Mm, che ok. essere un creativo, perché io conosco e ho conosciuto in questi anni tantissimi creativi molto bravi che però non riusciranno mai a creare un qualcosa perché gli manca proprio quello spirito imprenditoriale e o sei fortunato e trovi il tuo mecenate o fai fatica perché se non hai un'idea e un disegno in testa chiaro su come mettere su un capitale da investire, eccetera, non nascerà mai quella cosa, purtroppo. Invece, se sei un imprenditore, sai come vuoi fare soldi e ti circondi delle persone creative in quell'ambito, allora fare un brand è molto più semplice. E questo è, secondo me, Che poi davvero la creatività si può insegnare da un certo punto di vista. dipende, secondo me. Cioè che secondo me c'è un limite a questo. Mm. Perché si può insegnare, forse sì, ma dipende tantissimo da quello che è il tuo vissuto, secondo me, tanto anche l'infanzia. Forse Cioè, nei limiti dell'utilizzo di programmi quello potrebbe 100%, servire, quello quello sì. 100%. Però secondo me, anche rispetto, perché davvero in questi anni ho collaborato con tantissime persone e quello che ho notato, io poche me ne sono tenute vicino, poche ma buone. E quelle che mi sono tenuto vicine hanno tutte un minimo comune denominatore, che è il fatto che erano un po', tra virgolette, che per me non è un insulto assolutamente, per me è un complimento, dei nerd Mm. da bambini, ok? Cioè, quello secondo me della creatività fa tantissimo. Cioè che se tu da bambino giocavi tanto, videogiochi o anche fisicamente, è molto più facile che tu, anche leggere fa tantissimo, molto più facile che tu sia molto creativo. Questo io l'ho riconosciuto. Quanta bocconi c'è in Riven? Eh, allora, dipende perché dal punto di vista proprio dello studio, quindi dei corsi che ho fatto, non tanta, se devo essere onesto. A parte marketing, Mm? avevo una professoressa molto brava e anche fondamenti di organizzazione, avevo una professoressa molto brava
che molte volte mi ricordo le loro frasi, i loro racconti, perché poi quello che funzionava e ha sempre funzionato secondo me sono quando ti portano degli esempi reali, no? C'era questa professoressa che conosceva la storia di... oddio, come si chiama quello... Pucci, quello che vende le focacce, dovrebbe essere. Com'è? Vabbè, lasciamo stare. Lasciamo stare, vabbè. Questa persona che vende focacce. Sì, no, ma è diventata grandissima, Ok. ok? E lei la conosceva da prima, da quando aveva proprio la prima panetteria. Ma adesso è diventato enorme, c'ha sedi a Londra, eccetera. E comunque lei ti raccontava tutte queste storie, no? E ti facevano capire, avevano magari origini diverse, però anche lì avevano tutti una cosa in comune, lo sbatterci la testa, no? E credere, 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 continuare a crederci. Quindi è servito in questo senso. Sì, ma la cosa assoluta che mi ha dato di più la Bocconi è stato il metodo. Ok. Cioè la Bocconi con tutti i micro parziali del cazzo che odi, però nel corso degli anni ti aiuta a non staccare mai. Perché è un'università che finisce tardi, perché dare i primi appelli subito ad aprile è impossibile, quindi li dai a luglio, ok? Però poi le lezioni ti riprendono a inizio settembre, quindi hai zero, perché poi hai gli esami indietro, quindi hai zero vacanze. E questo io lo vedo tuttora, dopo 5 anni, io lo vedo perché io non ho bisogno di fare vacanze, perché so organizzarmi bene le giornate per riuscire a non impazzire. Eh, Però è il metodo che mi ha lasciato tantissimo, cioè proprio la costanza, che ci vuole secondo me se si vuole creare quello che abbiamo fatto noi, perché senza di quella da solo non vai da nessuna parte. La clientela si disaffeziona troppo facilmente, se tu stai fermo 2 mesi ti dimentica e se pensi io dal 2020 faccio una release almeno ogni mese e questa è la costanza e io so che questo me l'ha data l'Università Bocconi. Questo lo notiamo, l'abbiamo notato anche noi. Questa cosa che dici della costanza è molto vera. Cioè noi a gestire la pagina, da quando ci siamo messi a pubblicare costantemente, quotidianamente, 2 contenuti, 3-4 contenuti al giorno, i risultati si sono visti. Quindi questo davvero ti fa onore, la costanza, secondo me. E abbiamo parlato di costanza. Quante persone giorno e notte lavorano con costanza a Riven, oltre a te? Tra collaboratori e dipendenti vari siamo una decina, poco Ok. meno di una decina, eccetera, perché ci sono tante persone in loco, ma anche tante sparse, magari per l'Italia, eccetera, collaboratori, eccetera. Però mi viene da dire circa una decina. E tu oggi di che cosa ti occupi in particolare? Allora, un po' di tutto, da sempre, è un problema, cioè che io non sono molto bravo a delegare, ed è un problema, perché delegare in realtà è la chiave nel crescere, però quando una cosa è così personale come io sento Riven, mi viene sempre da dire che voglio esserci io, no? Però principalmente io mi occupo della comunicazione, quindi sono ancora io che faccio le foto che vedete sulla pagina Ok. e penso che sarò sempre io, perché mi piace, nel senso, alla fine sto fotografando il frutto del mio lavoro, quindi è bello, cioè quando io stendo i prodotti, metto tutte le cose, nonostante ogni tanto mi viene da incazzarmi perché cioè, Perché ci c'è la mette davvero piega. tanto, Sì, mi rendo però sono ancora io perché mi piace, cioè vi dico, cazzo, abbiamo fatto un bel lavoro, ma sono anche sempre io che disegno i capi, Ok. parlo con la produzione, gestisco tutto ciò che riguarda i dettagli del pantalone, dalle minuterie. Poi ho gente che mi aiuta nel farlo, però sono ancora io che dico ok, qua mettiamo lì. O, che mi piace tantissimo, vari materiali, lavaggi, fit, tutta questa cosa qua. Io non mi occupo di ciò che riguarda la parte logistica Mm? e la parte commerciale a livello commercialisti, burocrazia, queste cose qua. Però sono ancora io che creo le pagine dei prodotti online, per dirti. Ok. Dal sito direttamente. Sì, 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 lo faccio io. Perché è sbagliato, lo so, perché dovrei concentrarmi, fare altre cose, eccetera. Però da un certo punto di vista mi piace. Mi fa sentire di avere tutto sotto controllo, E questo riprova anche la passione, perché se lo fai con piacere. un 100%.
Del lato produttivo invece te ne occupi personalmente, cioè scegliere dove andare a produrre, perché poi qua apriamo una parentesi. Allora, sì, nel senso che purtroppo non è una scelta così vasta, Ok. perché non è facile. Cioè, purtroppo viviamo, secondo me, da quella che è stata la mia esperienza, in un mondo dove la gente a livello lavorativo, mh, magari in questo paese, in altri paesi è diverso, però non si impegna più di tanto. Cioè, nella mia breve esperienza ho avuto davvero delle esperienze tragiche con gente che non sa fare quello che dice di fare da decenni e ti ritrovi poi dei prodotti che non valgono niente, sbagliati, poca attenzione, eccetera. I fornitori che adesso ci siamo trovati con tanta fatica, io sono molto contento del livello qualitativo a cui siamo riusciti ad arrivare, ehm, però ecco, è più che scegliere dove andare a produrre, è un scegliere cosa produrre, come produrlo, con Mm. che materiale e quant'altro. Però sono io a occuparmene di persona, ho della gente che mi aiuta poi a gestire tutto quello che è lo sviluppo, ok? Non sono io che faccio il modello, però la vestibilità la scelgo io, il disegno base da cui si parte è mio, arriva dal mio iPad. Eh, per quanto riguarda poi i materiali, molto spesso io parto dal materiale a disegnare poi un prodotto. Quindi mi faccio, magari dico, ok, trovo questo prodotto, mi trovi qualcosa di simile a questo materiale? Mi arrivano varie campionature, Mm. vari gambali di prova, vari lavaggi e dico, ok, io qua mi immagino questo tipo di pantalone, mi esce dopo. Ehm, ed è la cosa che mi appassiona di più, 100%, cioè questa è la cosa più bella secondo me. Tira fuori un capo, per me è quello che mi piace tantissimo, perché cioè proprio hai creatività infinita, capito? Puoi fare quello che vuoi. Poi è chiaro, devi ponderare il fatto che deve essere vendibile, devi sapere come introdurlo a livello di una collezione, stagionalità, il prezzo, perché il problema di produrre in Italia è il prezzo, perché i costi sono altissimi, sono folli, dopo il Covid sono impennati. E quindi devi ponderare un casino di cose, ma diciamo che hai creatività infinita. Mi ricollego alla questione del prezzo. Prima ci hai parlato del fatto che in passato hai prodotto in Pakistan. Sì, Oggi Riven è 100% prodotto in Italia. no, no, no. Ok. E proprio riguardo a questo ti voglio chiedere, perché secondo te è mal visto quando un brand, in particolare italiano, va a produrre all'estero? Ok, allora ti rispondo alla prima domanda Ok. prima. Riven produce 85-90% in Italia, ora. Il restante 10-15% è prevalentemente Turchia, Cina e Pakistan quando si tratta di pelle, ma perché è un paese che a livello di pelle hai qualità-prezzo buona. E, e anche perché comunque ci sono, questo è vero, dei paesi come il Pakistan che sono bravi a fare determinati prodotti perché lo hanno nel DNA che si è creato negli ultimi 20 anni, magari. Per quanto riguarda la visione malvista di produrre Mm. all'estero, purtroppo c'è stato un brainwash totale da parte di gente che si può sapere, si può non sapere, ma è stato un brainwash a livello mediatico e basta. Cioè, nel senso, Made in Italy vuol dire qualità, te lo metti in testa perché io faccio Made in Italy e tutto il resto è merda. Non è vero. Siamo riconosciuti per avere un ottimo Made in Italy, ma chiunque è dentro il mondo della moda sa benissimo che le confezioni dei prodotti in Italia al 95% sono fatte dalle stesse persone che le produce in Cina e in Cina sono più bravi, 100%. Questo è un dato di fatto. Questo è vero perché sono tecnicamente a volte molto più avanzati, no? Ma Nella in produzione. Italia si è persa la manualità, Sì, completamente. sì. Infatti uno dei motivi dell'aumento del prezzo è il fatto che la manodopera si è dislocata, trasferendosi, ok? Non cito nazionalità, eccetera, Mhm. e quindi manca manodopera in Italia. E quindi il problema è legato a quello, cioè che loro avevano una certa manualità, se ne sono tornati da dove sono venuti perché hanno fatto i soldi, si aprono, si fanno la loro vita, la loro azienda di là e questo è. Però dove produci secondo me conta zero. Ok. Cioè conta magari
quando spendi 1.000 euro per una cosa di lusso, capisci? Ecco, Made in Italy è riconosciuto come di valore, però quando si va a parlare dei miei price points, come possono essere di qualsiasi, cioè se fatto bene non è secondo a nessun altro, nonostante io produca un pantalone made in Italy, so benissimo che ci potrebbe essere un pantalone made in Moon che vale lo stesso. Alla fine conta poi il prodotto essenzialmente. È anche vero che se da una parte è il brainwash, dall'altra parte il fatto che noi siamo abituati a avere a che fare tutti i giorni con prodotti magari made in China che non valgono niente. Però sono due cose completamente diverse. Bisognerebbe essere capaci di essere un po' più oggettivi e meno soggettivi da quel punto di vista. Prima ci hai parlato del fatto che dal punto di vista creativo la scintilla arriva a te. Sei tu che fai lo schizzo sull'iPad che poi, insomma, viene lavorato. Tu dove prendi l'ispirazione per disegnare un capo di Riven? Da tutto, cioè ti direi davvero da tutto, nel senso che qualsiasi cosa può ispirarmi, come non. Però io ho un modo molto strano di approcciarmi a disegnare un prodotto, cioè che io lo penso e non lo tiro giù, cioè io proprio mi sforzo di non disegnarlo, per mesi, fino a quando non arriva il momento in cui, ok, mancano tot mesi, devo metterlo giù. Senza problemi, tiro fuori una collezione intera perché ce l'ho in testa. Però il fatto di non metterlo giù vuol dire che io ho ancora completamente tutto il tipo di libertà che voglio e nei mesi continuo a rimmaginarlo, ridisegnarlo, ripensarci. Perché io, per come sono fatto, se metto giù una cosa è difficile che poi riesca a rilavorarci, tanto quanto invece averla in testa e metterla poi giù. Però, allora, molto mi ispira la mia infanzia a me. Io ho fatto tanti pezzi legati a molti videogiochi a cui ho giocato, Tipo? tipo i Tribe, che è il prodotto probabilmente ora più conosciuto, i Tribe, gli Essence, sono chiamati Tribe a livello produttivo. Mm. Ehm, Gli Essence sono ispirati alle colonne di Crash of Titans che c'erano lungo il videogioco. Cioè i tribali sono gli stessi. Cioè io sono andato a riprenderli e rimetterli. Era il mio videogioco preferito di me, il mio migliore amico di quando eravamo piccoli. Ma un casino di roba, cioè tipo la camicia di Los Santos arriva da GTA. Ma tanto, tanto, tanto altro. Eh, Molti prodotti arrivano, magari i colori arrivano da degli outfit che ha indossato Ye. Ok. Cioè, tutte queste cose, ok? Ma ad esempio ho fatto dei pantaloni che avevo visto magari un operaio al lavoro in pausa pranzo, io avevo fatto una foto di nascosto, mi piacevano, mi piaceva quella macchia, ho cercato di ricrearla. Cioè, tante cose così mi son venute fuori. Ad esempio poi anche i disdress, e io li ho presi da Vilon, che a sua volta li ha presi da Undercover. Cioè, tutto frutto di quella che è stata la mia esperienza. E a me piace, cioè, perché è molto personale, capisci? Anche ad esempio tipo la patch. Io, allora, l'anno scorso ho rilasciato un half zip pullover ehm, che praticamente vuole vuole strizzare un occhio a quella che può essere la divisa di un benzinaio. Perché io avevo disegnato questa capsule nel 2020, cioè tantissimo tempo fa, ma anche gli Essence li avevo disegnati nel 2020. Avevo fatto questa capsule tutta ispirata a un benzinaio. Quindi, perché secondo me hanno potenzialmente dei loghi e dei colori interessantissimi. Anche tutte le varie toppe, eccetera, molto, molto interessante Tra secondo me. l'altro il trend racing è Sì, andato anche molto trend recentemente. racing. Infatti adesso rilasceremo la giacca la giacca di pelle in tema racing. Sì, sì. Guardando invece indietro, ti piace ancora quello che disegnavi 2 o 3 anni fa? Per lo più ti direi di sì. Ok. Il problema, perché magari non lo indosso, è sicuramente legato al fit. Mm. Sicuramente legato anche a un certo punto alla qualità, nel senso che chiaramente più vai avanti, se io confronto i prodotti di adesso, 3 anni fa, sono ridicoli quelli di 3 anni fa. Ora è completamente un'altra cosa. E poi il fatto che magari hai davvero una valanga di,
di vestiti, cioè essendo il tuo brand, cioè è davvero difficile poi andare a indossarli tutti. Però io è rarissimo, se non quasi completamente zero, i casi in cui ho rilasciato qualcosa che non mi piace. Può essere uscito, sicuramente in passato. Mm. Di recente no, però tutto quello che ho fatto è stato comunque frutto di tanto lavoro, di averci pensato, eccetera. Poi magari certe cose, soprattutto all'inizio, non sono uscite come me lo immaginavo. Però io guardo tutta la storia Riven con davvero molto amore, cioè mi piace. All'inizio ero molto critico con me stesso, nel senso che magari usciva una cosa, un anno dopo dicevo cazzo, potevo farla in questo modo. Poi ho capito che non posso farci niente e quindi più di andare a essere critico su quello, inizio a guardarlo tra virgolette come un padre guarda i figli, no? Cioè, ok, quello mi ha aiutato ad arrivare dove sono arrivato. Questo è. L'hai detto prima che Kanye è stato molto importante in passato, quando avevi rotto il crociato, per darti quella spinta di iniziare anche Riven. È ancora importante oggi? Che cosa ne pensi della sua situazione attuale? Lo sarà sempre, Ok. cioè, può fare quello che vuole per me, cioè, l'amore che ho per lui e per quello che ha fatto a me, perché a me mi ha svoltato, cioè, ha svoltato tantissime persone e questo lo sappiamo. Anche a me. Anche, ecco, cioè, a me mi ha completamente cambiato la vita, potrà fare qualsiasi cosa voglia, io sarò sempre dalla sua parte, ciecamente, è sbagliato, ma cioè, a me ha aiutato troppo e per me lui sarà riclassificato una volta morto, ma come tra i più grandi di sempre, ma perché ha fatto in qualsiasi ambito in cui si è impegnato, ha fatto la storia. Cioè, se noi andiamo a vedere la scena streetwear o la scena della moda, non c'è persona che non abbia lavorato con gli... È incredibile, cioè sta roba, chi lo critica non la sa, cioè non gliela riconosce. A livello di musica, cioè, ha cambiato tutto, cioè la sua discografia non ha uguali, non ha uguali. Cioè, puoi odiarlo, ti può far schifo, ma non ha uguali la sua discografia, come l'ha fatta. E anche chi lo critica adesso per degli album come Vultures Mhm. 1 e 2, sono il primo a dire che se li dobbiamo classificare sono agli ultimi posti. Ma sono incredibili lo stesso, cioè, sti cazzi. E poi dobbiamo anche ragionare il fatto che quanto lavoro c'è stato dietro questi brani. Pochissimo rispetto a quando lui magari ci metteva 4 anni per rilasciare un disco. Cioè io questi due progetti li ho visti tantissimo come un joint album con uno come Ty Dolla, bravissimo, una voce incredibile, ma che è abituato a fare musica in un modo molto leggero. Mm. Magari si è fatto influenzare da questo modo, però tante canzoni sono anche dei leak che avevano in magazzino, che magari come nel caso di Fight Theory non sono neanche andati A a toccarli, è toccarli, lasciato così. esatto, ma anche KUB, Mm. banalmente, ci hanno aggiunto leggermente Ty Dolla, ma le parti originali rimangono le stesse. Quindi, cioè, va visto da quel punto di vista, secondo me. E per quanto riguarda adesso la situazione attuale, onestamente non mi sento di esprimermi Ok. perché ho imparato che fin quando non sai delle cose di certezza, è meglio non rilasciare dichiarazioni o puntare il dito. Quindi chiaramente gli auguro che se fossero vere quelle voci di riuscire a trovare una via di uscita. Però onestamente ho visto adesso, stamattina, prima di venire qua, che stava scattando delle foto lì al palazzetto in Cina, bianca, mi sembrava sorridere, quindi non li vedo questi problemi. Magari sono cieco io, però vabbè, gli auguro chiaramente di star bene e boh. Riven collaborerà mai con altri brand? Eh, quando avevo iniziato, questa era una premessa che facevo che dicevo no, cioè 100% no. Ora come ora rimango ancora sulla stessa strada. Più che altro non mi piacerebbe per niente collaborare con un altro brand di vestiti, Ok. ma con un brand diverso. Caspita, come ha fatto Nocta con l'Art dell'Automobile, no? Le ultime giacche, spaccano. Stavo dicendo magari proprio un brand automobilistico spaccherebbe, ma anche a me piacerebbe tantissimo che una prima collaborazione fosse con un brand di giocattoli. Cioè io vorrei fare tipo dei piccoli art toys come avevo fatto i Wandering Ok, Tom con me li Ogaiga. ricordo. A me piacerebbe far quello, perché il problema sono i costi di stampo, la produzione. Adesso ci stiamo lavorando, ma
non ha senso perché poi la gente non te lo compra, perché la gente vuole i vestiti, non si aspetta magari un accessorio di quel tipo. Però, cioè, se ci deve essere una condizione, ahimè, che so già che mi mette una X sulla possibilità di collaborare, che dovrei avere il 100% della parte creativa, capisci? Ok. Quindi, cioè, via libera, puoi fare quello che vuoi. Se mi ci mettono dei paletti non sono abituato a lavorare così, non mi piace. E quindi mi viene da dire no. Cioè, quello è il motivo per cui anche all'inizio dicevo non voglio collaborare, perché so sempre che i mashup per me non funzionano molto bene. E un'altra cosa che mi rendo conto adesso è che nel caso in cui mai dovesse esserci una scarpa, sarebbe meglio partire con un brand Che già lo fa. che fa scarpe, perché il mondo delle scarpe sono davvero in pochi che riescono a fare un bel lavoro e non copiando una silhouette famosa e rifacendola in Cina gli stessi che vendono le Un repliche. bootleg, sì. Esatto. Parliamo di comunicazione adesso. Prima ci parlavi di come in realtà ti limitassi a fare 3 fotografie dei capi, le pubblicavi ed era tutto finito. In Tutto realtà bello. poi questo è il modo in cui comunicano il 90% dei brand oggi. Quindi non voglio dire che ha dettato tendenza, però diciamo che si è diffuso questo trend. Perché secondo te ha funzionato così di più per Riven rispetto agli altri? Beh, quando sono partito da solo in camera, quello che sto facendo in Italia lo facevano davvero pochissimi. Proprio nel segmento streetwear, non dico che ero l'unico, ma eravamo vicino ad esserlo. E quello che ci differenziava era proprio quella, la comunicazione, cioè quei giochini che nascevano. Io disegnavo tipo i Dragon Ball con i pantaloncini Ok? Tai. Molti dei clienti di allora mi piaceva molto questa cosa, questo modo di comunicare completamente diverso, che poi negli anni si è evoluto. Ad esempio le info stories, no? Che mettono in evidenza i vari prodotti, c'è una cosa che tantissimi brand ci hanno, tra virgolette, copiato, ok? Preso spunto, perché poi anche noi l'abbiamo fatto. Però è sempre stata la mia idea, cioè io ho sempre ragionato da consumatore. Mm. Ho detto, il problema di quando compro un prodotto è che non capisco che cazzo sto comprando. Quindi se io faccio vedere il prodotto così bene, vado a evidenziare tutti i dettagli, che poi io ci spendo, cioè per aggiungere un rivetto brandizzato mi costa, il bottone mi costa, quindi farlo vedere, tra virgolette, vado a valorizzare il frutto del mio lavoro, no? E quello secondo me è stato proprio un elemento chiave, cioè far vedere bene, 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 bene il prodotto. E adesso mi sto focalizzando tanto su quello, cioè all'inizio io facevo tanto su modelli, ma poi ho capito che bastano quelle foto che fanno vedere bene, ok, come veste, bello, però poi alla fine la gente compra il prodotto, non sta comprando il modello e quindi si deve appassionare al prodotto. E quello è stato un punto di svolta che è nato più o meno col Rinascimento, quindi nel autunno 2022. Da lì ho iniziato a far vedere molto meglio il prodotto e c'è stata comunque già da lì una bella crescita a livello di risultato. Un'altra strategia che diversi brand adottano oggi è l'influencer marketing. Perché Riven non ne ha mai fatto uso? No, non è che non ne ho mai fatto uso, è stato davvero molto 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 selettivo, Ok. cioè che molto raramente, adesso non mi ricordo onestamente, però raramente abbiamo scritto noi, Mm. abbiamo aspettato che magari ci scrivessero, perché già da lì sai che una persona è più invogliata a fare un contenuto di valore, ok? Ma io non ci ho mai creduto tanto. All'inizio era fondamentale, nel 2020 è stato fondamentale ed è come è iniziato a prendere i suoi primi follower. Eh, inviavo le cose a 2 persone che conoscevo che mi hanno aiutato a spingere, ma non... cioè mi hanno dato tanto risultato, ma nel corso degli anni il mondo influencer è andato molto a stuprarsi, secondo me. Cioè, troppi tag in qualsiasi storia, perde di significato. Poi un influencer da quel punto di vista può aver ragione, capisci? Cioè, tira l'acqua al suo mulino più che può, ne guadagna, eccetera. Però facendo così, il-
risultato. È come la pubblicità di oggi, no? Ci siamo inondati di pubblicità, quante effettivamente funzionano rispetto magari ad anni fa, quando erano giovani i nostri genitori, no? Che avevano quelle pubblicità famose che continuavano a martellare e basta, perché erano gli unici che investivano e se lo potevano permettere, e ancora oggi se comprano un brand comprano quello per quella pubblicità, capisci? Cioè, quello è anche quando lo studi, la pubblicità si evolve. Infatti adesso c'è un'altra evoluzione dell'influencer marketing, che non vai più a prendere l'Everest, ma vai a prenderti le colline, che hai un segmento più piccolo, ma raggiungi molte più persone investendo zero, perché mandi solo i prodotti, hai capito cosa intendo? Sì, sì, E assolutamente. si evolverà ancora di più, quello è. Però secondo me il fatto di Riven, di non voler mettere Riven addosso a chiunque, è stato poi apprezzato dalla clientela. Perché io sono abbastanza dell'idea che se inizi a vedere qualcosa che hai addosso a tutti, smetti di metterla. Cioè, a tutti dà un po' fastidio avere un prodotto che vedi ovunque, no? Le Jordan, Sì, è successa la esempio. stessa cosa, sì. Questo è il motivo. Qual è la critica che River riceve più spesso? Eh, Potrebbe essere quello di plagio, Ok. il plagio. E nel senso, all'inizio mi arrabbiavo, poi impari a gestire queste cose, eccetera. Eh, Sul plagio io so che vado a letto tranquillo perché tutte le volte che l'ho fatto io l'ho sempre detto. Cioè, cito sempre il Fliss, o Gaiga Fliss Ok. che avevamo fatto, che nel cartellino c'era un'opera di Bansky con la frase di Pablo Picasso cancellata con scritto Bansky, cancellata con scritto Tom Riven, perché praticamente stavo proprio dicendo, e l'ho comunicato dall'inizio, che avevo preso il fleece di Cactus Plant Flea Market, tra parentesi, un pezzo che non conosceva nessuno in Italia all'epoca, perché era rarissimo, girava a 1200 euro a resell, erano solo in America, quindi anche se non l'avessi detto probabilmente la gente manco lo avrebbe saputo, però io l'ho sempre fatta questa cosa e tuttora lo faccio, cioè se dico faccio una cosa lo prendo e lo tiro fuori ma lo dico, quindi chi mi accusa è perché non conosce davvero Riven e non sa che sono forse uno dei pochi che lo ammette quando lo fa. Consideri Riven un one-man brand? Cosa intendi per one man brand? Ovvero quei brand che diciamo sono potenziati dal loro frontman. No, zero. Tantissima gente secondo me compra Riva e non sa chi sono. E questo è quello che io ho sempre sognato. Cioè, potessi, scomparirei dai social. Cioè, io quelle volte che magari che mi capita che mi chiedono una foto, eccetera, sono davvero imbarazzatissimo. E lo sanno i miei amici, eccetera. Cioè, non è una cosa che mi fa troppo piacere. Cioè, mi fa piacere il fatto che tu apprezzi il mio lavoro, questo sì, però mi crei un imbarazzo che non ho mai cercato. Ok. Sono stato fermo proprio nel pubblicare, nel postare un anno durante praticamente il Rinascimento 2022-2023. Poi ho iniziato a postare assiduamente perché l'ho visto, cioè c'era una parte di clientela che era legata molto anche alla mia figura, piccola, ok? Però secondo me la forza di Riven è stata quella di riuscire a slegarsi completamente dall'inizio. Cioè Riven è diventata grossa e conseguentemente sono aumentati i miei follower. Io non ero conosciuto se non per Vlon, ok, ma stiamo parlando davvero di un'audience molto piccola. E poi grazie a lì ho fatto Riven, cioè Riven è sempre stata più grande di me, dall'inizio è sempre stata più grande di me. E questo è una cosa che a me piace tantissimo, perché io posso lavorare in background, ma Riven è Riven e non è associata a me. E questo è quello che io ho sempre cercato all'inizio. Però da un altro punto di vista, tu resterai sempre legato a Riven in qualche modo? In che senso? In un futuro pensi di staccarti di più dal brand o di essere sempre parte Allora, ora centrale? come ora io non posso immaginare la mia vita senza Riven Ok. perché è la mia vita, cioè io vado a dormire pensandoci e mi sveglio pensandoci, cioè tutto gira attorno a questo e basta, cioè è la mia vita ed è diventata la vita della mia famiglia, quindi per me è impensabile ora come ora. Come si evolverà non lo so,
sto male l'idea che non ci sia più mia, perché per me è un sogno quello che stiamo facendo. Però non posso darti una risposta poi per i prossimi decenni. Ora come ora per me è impensabile. Perché mi piace, cioè è una cosa proprio che a me piace, cioè io sono contentissimo di quello che stiamo facendo e di quello che siamo riusciti a creare dal nulla. Ti considero un esempio per chi oggi vuole fondare un brand? Ma non lo so, c'è un esempio, è una parola molto, molto forte. Secondo me non devi avere un esempio da seguire, perché una strada che intraprende una persona non è replicabile. Devi trovare dei buoni spunti, delle buone idee, dei buoni motivatori, ma poi devi capire per ognuno qual è la via adatta, perché ognuno ha un modo diverso. Cioè, come sono nato io, se un ragazzo ora si mette e lo replica, non funziona, perché io sono partito in un'altra epoca. E quindi devi capire qual è adesso il meccanismo, il sistema che ti permette di creare una cosa così, che chiaramente poi diventa più difficile, perché quando il mercato si satura c'è meno richiesta e quindi devi farlo in un certo modo. Il nostro podcast ha come motto From the Players to the New Makers. Ok, ci sta che tu hai fondato il brand 5 anni fa, quello che tu puoi dare come consiglio forse oggi non vale più, ma ti senti davvero di consigliare qualcosa che ti ha cambiato la visione sul mondo, che ti ha convinto, ti ha spronato a fare di più? Quindi lasciare un consiglio. Sì, Sì, cioè un consiglio d'oro che posso dare è quello di non farlo fino a che non sei al 1000% convinto di farlo, perché il mercato è saturo. A nessuno interessa una cosa nuova, a meno che tu non stia portando un valore aggiunto. E quindi per portare il valore aggiunto devi essere consapevole che lo stai portando. Cioè se tu fai una felpa, una maglietta, non farlo. Fermati. Anche lì il tipo di prodotto con cui iniziare è importantissimo. Cioè secondo me, io ho iniziato con i pantaloni. Riven all'inizio doveva essere solo un brand di pantaloni. Infatti le prime 4 release sono state solo pantaloni. Poi ho iniziato a fare anche l'altro. Ma perché all'epoca tutti davamo la maggiore importanza a ciò che indossavamo sopra. Sneakers e sopra, ok? Box logo di Supreme, eccetera. quindi tu ti sei andato ad inserire invece... In una nicchia che la gente non spendeva soldi. Cioè avevano magari le scarpe da 1000 euro, il pantalone da 60 euro di Zara e la box logo da 800 euro. Però nessuno spendeva per i pantaloni perché nessuno andava a spendere quei 500 euro per il pantalone di Off-White, 800 euro quello che era. E mancava, diciamo, quella parte di mercato che ti offriva un prezzo accessibile, un prodotto valido. Cioè l'alternativa all'epoca, adesso magari la gente non sa neanche cos'è, ma Minimal LA c'era. Cioè i pantaloni Me lo ricordo. i pantaloni replica di Fear of God. E la gente andava in giro con quello. Cioè io mi ricordo Harry Petru, no? Quel ragazzo di Londra che dettava la moda, aveva le cose più assurde, ma poi metteva i Minimal LA che scimmiottavano i Fear of God. O tutto quel periodo di quanto costa il tuo outfit dove i pantaloni restavano a 20 euro. Capito? Quella è stata la cosa. Quindi, cioè, se tu parti da un prodotto che non per forza deve essere un pantalone, però magari può essere un capospalla, un accessorio, cioè, allora già ti poni in una maniera diversa. Però devi essere diverso. Poi non vuol dire che devi andare a inseguire una cosa diversa. Cioè, puoi fare anche un blank, però devi porti in una maniera diversa. Cioè, ti posso fare un esempio concreto. Cioè, Unidesign, che c'è da tantissimo tempo, Ok. però è diventato molto forte negli ultimi anni, è partita, il prodotto famosissimo è stata quella felpa. Però è una felpa che, cioè, diversa da tutto il resto. Cioè, ok, magari andava a ricordare un po' Easy Gap per il collo alto, eccetera, però le cuciture, proprio il simbolo del Y2K, magari moderno, morbido, ha dato un valore aggiunto nel mercato. Poi magari l'ha copiata da qualcun altro, però come l'ha presentata è stata di valore, secondo me. Quindi siamo arrivati alla conclusione di questa intervista. Io, Tom, ti ringrazio davvero per essere stato qui. Vi ringrazio a voi per avermi ospitato. Sei stato di grande ispirazione. Ti ringrazio davvero. Grazie.